Bentornati alla nostra masterclass di Lapponia. Oggi parliamo di Lapponia finlandese e se voi andate in Finlandia e parlate con la gente del posto, quasi di sicuro nessuno di voi capirà che cosa significa hyvää huomenta, oppure hyvää päivää, o un banale kiitos, o ancora un più banale tervetuloa. Ma di sicuro tutti voi saprete che cosa significa sauna, perché sauna è l'unica parola finlandese che è diventata di utilizzo internazionale. E questo perché la sauna in Finlandia è molto di più di una banale stanza calda dove si suda. Partiamo con un po' di storia. Le origini della sauna risalgono alla notte dei tempi, perché le popolazioni nomadi della Lapponia utilizzano la sauna da tempi antichissimi. Sembra che sia nata in Siberia, alcuni dicono in Finlandia, non si sa realmente. Quel che è certo è che la parola sauna, così come la parola Lapponia, vennero introdotte in Europa da un italiano, in particolare un musicista italiano che si chiamava Giuseppe Acerbi e che circa 3 secoli fa decise di fare un viaggio e di andare a Capo Nord. Di quel viaggio lui scrisse un bellissimo libro che rese la Lapponia conosciuta in tutta Europa, e questo è il motivo per cui a Oulu, che è la città da cui parte la Lapponia, c'è l'unica statua dedicata a un italiano in Finlandia e che ha appunto la statua di Giuseppe Acerbi. A tal proposito, quest'estate con Lappo One proporremo un viaggio a Capo Nord che ricalca esattamente le orme del viaggio di Giuseppe Acerbi, perché a noi piace non solo farvi vedere la bellezza incredibile della Lapponia, ma anche raccontarvi le storie, le particolarità, farvi incontrare le popolazioni locali e farvelo un po' vivere. In particolare vi porteremo addirittura nel posto dove Acerbi fece la sua prima sauna, rimanendo peraltro scioccato perché cercate di immaginare un italiano del Settecento che arriva in un posto freddissimo dove gli uomini e le donne entrano nudi in una stanza calda e poi escono buttandosi nella neve. Ma appunto parliamo di sauna. Una sauna altro non è che un edificio in legno come quello che c'è alle mie spalle, che è una antica sauna oggi in disuso, che all'interno più o meno è fatto così. Una sauna tradizionale è fatta da un ambiente di legno tendenzialmente, con al centro un insieme di pietre riscaldate tradizionalmente da un fuoco alimentato a legna, in quelle più moderne da delle resistenze elettriche. Le pietre riscaldate servono perché quando si butta l'acqua sopra si trasforma un ambiente molto secco in un ambiente piuttosto umido che serve a far sudare bene la pelle. Considerate che la temperatura in sauna è di circa 90 gradi secondo la tradizione finlandese, e questa umidità deve essere mantenuta perché il calore troppo secco non fa bene e bisogna fare così. Una volta gettata l'acqua, ci si siede, ci si rilassa, si chiacchiera del più e del meno, fino a quando l'umidità si abbassa e a quel punto si rinforza un pochettino di acqua, oppure quando il calore è troppo si esce dalla sauna. A tal proposito in sauna non bisogna restare più di 5-10 minuti, 1 minuto, a seconda della vostra resistenza individuale. Non vi dovete mai sentire male, non vi deve girare la testa, non vi dovete sentire affannati perché diventa poi pericoloso per la salute. Quando uno ritiene che sia il momento giusto, esce e si va a raffreddare. Come si raffredda? O con l'aria gelida dell'inverno lappone, oppure con un bel tuffo nella neve. Cappello. La tradizione lappone vera e propria vuole che ti fai la sauna, ti butti nella neve, ti rifai la sauna, ti butti nella neve 3 volte, come i tempi della partita di hockey. Oppure con la tradizione dell'avanto, cioè scavare un buco nei fiumi o nei laghi di cui la Lapponia abbonda e fare un bagno nell'acqua fredda sottostante. Senza fare le prove dei bambini col ditino. Vai, perfetto. Giù. Non tocco. Ecco, ora questa cosa io mi rendo conto che possa sembrare veramente orribile e barbara, ma la realtà è che fa veramente molto bene alla salute, perché cosa accade nella sauna? L'estremo calore e l'umidità fanno sì che tutti i capillari del corpo si spalanchino come le porte del paradiso, il sangue può raccattare tutte le tossine immagazzinate nel corpo e tramite il sudore le si buttano fuori. Quando poi si passa dal caldo al freddo, questo shock termico ha un effetto tonificante sia sui muscoli del corpo che sulla pelle, che appunto sulla muscolatura liscia. Infatti la sauna, oltre a essere detossificante, fa anche molto bene alla circolazione e alla regolazione della pressione arteriosa. Naturalmente quest'ultima parte del tuffo nella neve è sconsigliata a chi ha già avuto problemi di ischemia o di ictus o di infarti o cose di questo tipo, perché appunto l'effetto stringente può essere controproducente, anche se secondo alcuni studi sarebbe esattamente l'opposto, però non stiamo a sfidare la scienza. E se soffrite di queste cose non lo fate, limitatevi a raffreddarvi con il freddo dell'ambiente circostante. A questo punto però la domanda sorge spontanea: come si fa a raffreddare
aspettarsi quando la si fa in estate che fuori ci sono magari 20 gradi o 15 gradi e soprattutto non c'è neve. Ebbene, dalla Siberia arriva la tradizione di percuotersi con dei rami di albero, tipicamente rami di betulla, per ottenere lo stesso effetto shock sulla circolazione del corpo. Ora avete capito perché la sauna fa così bene all'organismo e quindi perché in tutto il mondo, non solo in Finlandia, la sauna sia un must di tutte le spa, i centri benessere, le stazioni termali e quant'altro. Ma se pensate che questo basti a farne una vera e propria istituzione della cultura finlandese, vi sbagliate, perché c'è molto di più. In particolare l'aspetto sociale, perché in sauna si va nudi e questo fa sì che le distinzioni sociali si abbattano, si è tutti uguali e quindi si parla mettendo in gioco non una maschera ma la propria natura, la propria essenza, e questo ha fatto sì che nei secoli la sauna fosse il luogo delle confidenze, il luogo dove si raccontavano le cose, dove si raccontavano le storie più personali, tra amici ovviamente, ma anche dove si stringevano gli accordi commerciali, perché la parola data in sauna vale molto di più di una firma su un contratto. Se tu dici una cosa in sauna la devi mantenere, non c'è storia. E questo già di per sé vi fa capire quanto sia sentita la tradizione di ritrovarsi in sauna in giornata e fare due chiacchiere, ma c'è un altro aspetto molto importante che è la base di qualunque società, perché in sauna in tempi antichi le donne andavano a partorire. Ora voi immaginatevi l'Europa fino a non più tardi di un secolo fa, quando le donne che partorivano in casa, nei villaggi, in camera da letto, in cucina, dove capitava sostanzialmente. E quindi facilmente il neonato poteva prendere un'infezione, poteva trovare dei batteri e la mortalità natale era molto alta. Ecco, questa cosa non accadeva in Lapponia, perché le donne, come vi ho detto, partorivano in sauna, che era la stanza sterile, perché voi immaginate che quasi tutto il giorno la sauna sta a 90 gradi e quindi difficilmente i batteri sopravvivono, e nascere lì è sicuramente un posto più sicuro che nascere in un qualunque altro edificio. Quindi per questo e altri motivi, quando le popolazioni nomadi si spostavano, il primo edificio che costruivano era appunto la sauna, perché nella sauna si poteva fare tutto, si poteva vivere, si poteva cucinare, si poteva partorire, si poteva stare insieme e soprattutto ci si poteva riparare dal grande freddo di queste zone. Infatti la sauna si trova non solamente in Finlandia e in Lapponia, ma anche in Siberia, dove prende il nome di bania e che ha una differenza sostanziale dalla sauna finlandese, che è legata alla temperatura, perché la bania arriva fino a 120 gradi, mentre la sauna rimane intorno ai 90. Quindi ora che sapete tutte queste cose, sappiate che se venite in Lapponia e non fate la sauna e non fate il tuffo nella neve o nelle acque fredde di un fiume o di un lago, oppure se vi trovate in riva al mare, il bagno nel mare, se è tradizione, no? Da quant'è che si voleva fare una gita al mare, eh? Perché a Riccione non andava bene. Oggi è bassa stagione. Non c'è tanta gente in giro. Signore e signori, il mare di Barents o mar glaciale artico. Freschina, devo dire la verità. Non si può certo dire che l'esperienza sia completa, ma manca qualcosa e poi sareste costretti a ritornare. E forse questo è l'unico motivo per non fare la sauna, perché non c'è niente di più bello che tornare in Lapponia. Ci vediamo alla prossima!